continuiamo a parlare della tecnica slap e dopo aver visto quindi i singoli movimenti di thumb e pull e poi abbiamo visto la combinazione insieme di thumb e pull per formare lo slap vero e proprio, vediamo adesso come arricchire le esecuzioni introducendo anche nello slap alcune delle tecniche di espressività che si possono utilizzare comunque normalmente anche quando si suona con le altre tecniche. In particolare vedremo l'uso delle legature e l'uso delle ghost note. Parlando delle legature, la legatura è una tecnica che ci permette di suonare una sola nota con la mano destra, facendone di fatto però poi suonare due, portando il suono di una nota su una nota più o meno adiacente. Se suonassimo in finger, per esempio, se vogliamo fare una legatura da Do a Re, vuol dire che noi facciamo suonare il Do e poi portiamo il suono sulla corda Re. Quindi noi praticamente in realtà con la mano destra abbiamo suonato soltanto la corda nel momento che abbiamo suonato il Do e poi abbiamo mosso, diciamo, la mano sinistra per portare il suono sulla corda Re. In questo modo abbiamo fatto appunto una legatura ascendente, cioè che sale da una nota più grave a una nota più alta. Ovviamente si può fare anche alla rovescia, cioè dal Re potremmo andare al Do, con la stessa esatta tecnica applicata semplicemente all'incontrario, in questo caso avremo una legatura discendente. Ora, quello che facciamo in finger e che usiamo quindi anche spesso quando suoniamo, possiamo farlo ovviamente anche sullo slap. Semplicemente useremo con la mano sinistra praticamente la stessa tecnica, con la mano destra ovviamente il colpo lo daremo a seconda di quello che ci serve, col movimento del thumb o col movimento del pull, quindi e abbiamo ottenuto una legatura da Do a Re. Oppure al contrario. E ovviamente lo possiamo fare anche col pull. Quindi dal punto di vista tecnico di come comporre la legatura non ci sono segreti particolari. Quello che già facevamo suonando in finger lo possiamo fare anche suonando in slap, come vi dicevo, semplicemente nel caso della nostra mano destra useremo, a seconda del suono che ci serve, i movimenti del thumb piuttosto che del pull. E su questo possiamo ovviamente costruire dei pattern. Ok, se vogliamo per esempio vedere questo piccolo riff scomposto, abbiamo fatto questo, lo suono prima più piano, ok, come vedete è giocato tutto sulle legature. Partiamo quindi con un Re Mi, quindi Re Mi, di nuovo Mi, qui c'è proprio semplicemente una cadenza di Mi, di nuovo Re Mi, il Sol sulla corda sotto strappato, quindi poi di nuovo uguale ma andremo sul Sol grave in thumb questa volta, di nuovo quindi come la prima volta e poi in pull. Questo è una legatura La Si, ritorno al La, legatura Sol La, ritorno al Sol, poi Mi con legatura che si può fare o di un tono, quindi Re Mi, e poi il pull sul Sol e di nuovo il Mi, oppure anche di un semitono, Re diesis Mi,
Io solitamente in questo caso faccio il semitono, però anche il tono ci sta comunque bene, quindi il passaggio finale, ok? Quindi rimontandolo, un'altra tecnica particolarmente utile soprattutto sullo slap, che è una tecnica diciamo molto ritmica, che sfrutta molto la percussività, l'effetto di percussività per generare appunto questo sound, è sicuramente quella delle ghost note. Anche qui le ghost note le usiamo normalmente quando suoniamo in finger, e anche nel caso dello slap le generiamo praticamente nello stesso modo, soltanto che le applichiamo ovviamente ai movimenti dello slap, andando quindi ad arricchire la linea di basso con delle note che hanno un suono puramente percussivo e che aumentano quindi la sensazione di groove che ci portiamo dietro. Quindi in finger per esempio noi potremmo suonare con le ghost note in questo modo. Ovviamente se noi togliessimo le ghost note la linea si impoverirebbe, diventerebbe mentre invece è ok? Quindi in questo caso abbiamo messo una ghost, vedete? Come ci aumenta subito la sensazione. Perfetto, questa cosa la possiamo fare anche ovviamente sullo slap. Per esempio, in questo caso la base del movimento è questa. Ovviamente le ghost note le possiamo utilizzare non soltanto sulle note gravi del thumb, ma possiamo utilizzarle anche sulle note del pull, facendo proprio soltanto delle ghost. Quindi anche in questo caso la combinazione delle ghost note con quello che è il pattern diciamo di base ci permette di ottenere delle cose sicuramente interessanti. Proviamo a vedere ad esempio questo pattern che integra insieme legature e ghost note. Andiamolo a scomporre, rallentiamolo prima. Quindi Re, legatura discendente in pull tra Re e Do, poi ascendente, quindi è un doppio giochino. Poi andiamo, quindi c'è una ghost prima di una legatura Sol La, un altro ghost e una legatura Fa Sol,
e poi cromatico do diesis, re, dove il primo lo faccio solitamente con una legatura, do diesis, e poi riparto il re. Usando le Ghost Dot, per esempio, potremmo anche riprendere un pattern sullo stile di quello che abbiamo visto prima per le legature, ma integrato con le Ghost Note, ottenendo magari una cosa del genere. Ok, in questo caso cosa abbiamo fatto? Quindi come vedete la cadenza è simile a quella che avevamo fatto prima con l'esercizietto sulle legature, ma questa volta abbiamo fatto anche l'aggiunta delle ghost note. Proviamo a rallentarlo. Quindi il movimento diventa, ok? E poi c'è questo passaggio di legature. Questa è una legatura re mi, ritorna al re, poi c'è una legatura la si, re, ritorna al si, la sol. Bene, spero di avervi dato qualche altro spunto per provare a utilizzare appunto le tecniche delle legature e delle ghost note per arricchire le nostre linee in slap. Ciao!